In questo video testiamo due microfoni, lo Shure SM7B e il T-Bone MB7 Beta, per vedere come suonano in questo paragone, in questo test audio. Ma iniziamo. Ok, oggi siamo qui con due microfoni, lo Shure SM7B che costa più o meno 400 euro e il T-Bone MB7 Beta che costa più o meno 79 euro, 78-79 euro. Quindi da un certo punto di vista questo video non è un video corretto, non è un paragone corretto perché questo costa 400, questo 79 euro. Quindi non dovrei fare questo video, ma siccome questo microfono suona veramente bene, soprattutto in proporzione a quanto costa, mi fa piacere condividere con te questo video nel quale ti faccio ascoltare, ti faccio switchare la mia voce su entrambi i microfoni in modo che tu possa da un lato sentire come suona questo microfono in assoluto, ma anche in paragone a questo e rispondere alla domanda se vale la pena spendere 400 euro per un solo microfono o si possono spendere tutto sommato 78-79 euro e avere un microfono che suona decentemente. Allora, entrambi i microfoni sono microfoni dinamici, significa che non hanno bisogno della 48 volt. Entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide, significa che prendono tanto di ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro, quindi sono utilissimi soprattutto in ambienti non acusticamente trattati. Ok? I microfoni condividono lo stesso fattore di forma, nel senso che più o meno è quello, ok? A forma di barilotto potremmo dire. Il prezzo, te l'ho detto, è completamente diverso e entrambi i microfoni stanno entrando con lo stesso cavo dentro il mio Tascam Mixcast 4 senza nessun tipo di effetto aggiunto. In post-produzione, se ci sarà bisogno, aggiungerò in Final Cut Pro X il Voice Isolation che va a tagliare un po' di rumori di fondo, ma non influisce sulla voce, e porterò tutto a meno 14 LUFS. Per la cronaca sto entrando, ti ho detto, nel Tascam Mixcast 4, ma sto entrando con un gain di 40 per questo microfono e 42 per questo microfono. Quindi che cosa possiamo dedurre? Che mentre per questo microfono qui, lo Shure SM7B, sapevamo già che è uno dei microfoni più bisognosi di gain, forse quello in assoluto che è più silenzioso e quindi ha bisogno di più spinta, 42 contro 40 di questo. Quindi anche questo microfono non scherza. Ok, quindi ha bisogno di una bella spinta. Per fortuna il Tascam Mixcast 4, così come ormai quasi tutte le interfacce audio decenti, riescono tranquillamente, senza l'aggiunta di Cloud Lifter, Mic Booster, Fathead, eccetera, eccetera, riescono tranquillamente a pilotare quasi tutti i tipi di microfono. Ok. Bene, io sto switchando tra uno e l'altro proprio per farti sentire la differenza di suono. Mentre questo microfono qui è un microfono scuro, lo conosciamo benissimo, un microfono scuro ma non impastato, non sporco, è un suono ovviamente molto definito, molto bello. Io ne ho sempre parlato di questo microfono ponendo l'attenzione non tanto sul suono, perché non ho nulla da dire sul suono, quanto più sul fatto che costa tantissimo e che è diventato di moda. Sembra l'unico microfono al mondo che se non hai questo sei sfigato. Ok, ovviamente non è così. E tutta una serie di microfoni, tra cui questo, ci dimostrano proprio questo. Ci dimostrano che con meno di 80 euro possiamo portarci a casa un microfono che non suona come questo, assolutamente no, ma che ha una sua dignità. Ok? Perché è molto più chiaro rispetto a questo, ma non è un microfono chiarissimo. Quindi ha i suoi bassi che sono più o meno definiti e le sue frequenze medio-alte che sono un pochino più spinte. Ma voglio dire, non possiamo aspettarci la stessa definizione di questo, perché questo costa 400, questo qui costa meno di 80 euro. Ok, quindi delle differenze inevitabilmente ci devono essere, no? Al di là del marchio, al di là della popolarità di questo, che comunque ha un prezzo dal mio punto di vista un po' più elevato rispetto alla qualità, però questo qui paghi effettivamente solo la qualità, nel senso non c'è il marchio T-Bone, sì, per quanto io sia innamorato di T-Bone perché fa dei microfoni pazzeschi e costano pochissimo, però non sono microfoni paragonabili a Shure, Rode e quant'altro, ok? Però questo qui si difende molto bene, ok? È un microfono tutto sommato interessante, non so tu che cosa ne pensi, ma ti invito a commentare questo video per raccontarmelo, però io credo che con meno di 80 euro tu ti porti a casa un microfono interessante, soprattutto se te ne serve più di uno, perché magari siete 2, 3, 4 amici che fate podcast. Ecco, una cosa è comprare 4 microfoni di questo, una cosa è comprare 4 microfoni di questo. Ok? Quindi
voglio dire, il prezzo fa veramente, veramente tanto, ok? Quindi nel frattempo io sto parlando tanto perché voglio raccontarti anche, voglio farti ascoltare, scusami, più che altro, il cambio di microfono da uno all'altro. Sicuramente ti suonerà strano, come è suonato strano a me prima di fare questo video, quindi ascoltando i due microfoni prima di farti questa review, sicuramente c'è un abisso tra i due, ma non tanto come definizione, te l'ho già raccontato prima, ma c'è un abisso, si fa veramente un salto da frequenze scurissime, cupe, buie, ma definite ovviamente di questo, a frequenze molto più chiare che forse rendono la voce un po' più intellegibile, un po' più, soprattutto alcuni tipi di voce, un po' più chiari e comprensibili. Quindi non voglio andare troppo oltre con questo video perché l'idea era quella di farti ascoltare appunto un microfono super economico con un microfono molto costoso e quindi farti ascoltare la differenza. Però fammi sapere nei commenti di questo video, per cortesia, come giudichi questo microfono soprattutto in relazione a questo, ok? Quindi avendo un termine di paragone, perché hai visto sicuramente sul mio canale il video di questo microfono da solo, hai visto il video di questo microfono comparato all'Audio-Technica T2040 che costa una ventina d'euro in più, se non ricordo male, e paragonerò questo microfono anche ad altri microfoni, perché è una bellissima scoperta. Quindi se cerchi un microfono economico che suona dignitosamente, probabilmente questo qui è la scelta giusta, ok? Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di questo microfono e se vuoi che io paragono questo microfono ad altri microfoni o anche questo ad altri, insomma, fammi sapere nei commenti, va bene? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!